Ok, allora entriamo nel vivo della lezione e quindi iniziamo a scoprire un po' la meccanica della traditional grip. Quindi da dove partiamo, Tony? Allora, partiamo da capire il perché il traditional grip è usato dai più grandi virtuosi. Se ci pensiamo, no? Si tende a dire suoniamo match perché le mani sono impostate allo stesso modo, quindi non devo preoccuparmi di imparare due cose diverse. Vero, però è curioso come, e questo lo dico senza né sarcasmo né nessun, come dire, nessun desiderio di polemica, ma solo come osservatore. Generalmente chi parla in questi termini è smentito dai più grandi batteristi della storia che dicono l'opposto. Generalmente sono teorici, no? Frustrati, non si dovrebbe dire, della batteria, ma lo dirò, che hanno le loro teorie didattiche. Però a risposta di chi la pensa in questo modo, che naturalmente è un pensiero condivisibile o nobile, per carità, con una sua ragione d'essere, c'è un Tony Williams, che qualche peso artistico l'ha avuto nella sua batteria, che dice: è proprio perché ho un grip asimmetrico che mi piace averlo, perché mi piace ragionare in modi diversi e non essere simmetrico nel mio pensiero. C'è un video su YouTube, almeno c'era, non so se c'è ancora, dove Buddy Rich taglia la testa al toro e dice sostanzialmente: so why do I play, traditional grip? When you play match grip, they can only do I can do, inizia a fare i suoi numeri. Ok, adesso non voglio arrivare a dire niente, ma se c'è una ragione per la quale i grandi virtuosi usano il traditional grip è perché il traditional grip paradossalmente è il più facile da usare, e dimostrerò quello che sto dicendo perché credo in quello che sto dicendo. Se sappiamo davvero come funzionano i grip, il German match grip, allora per chi non sapesse i nomi dei grip, German grip, French grip, traditional grip. Intanto notiamo una cosa: German, French, traditional. Come diceva il vecchio maestro Henry Adler, sta tutto all'interno di questi archi. Certo. No? Quindi una wrist rotation, una rotazione del polso ti porta dal traditional al French al German, e praticamente da questo apice io posso cadere da questa parte, se guardo come funziona l'anatomia, a questa parte. E già vediamo un movimento rotatorio. Freddy Gruber diceva: non ci sono linee rette nella tecnica così come non ci sono in natura. Abbiamo fuori degli alberi, non sono perfettamente dritti infatti. Perché i movimenti, le linee rette, i movimenti verticali, puramente verticali, portano alla rigidità. Infatti quando, non so se tu hai fatto il servizio militare, io purtroppo sì, ti fanno marciare. Quindi la differenza tra la marcia che è verticale e la danza che è circolare è che nella marcia non c'è groove. E perché non c'è groove nella marcia? Perché non devi avere una tua identità. Perché quando si balla si è tutti un po' diversi, quando si marcia si è tutti uguali. Nell'esercito serve che tu sia uguale agli altri, perché non devi ragionare da individuo, ma eccetera, eccetera, per quello che sappiamo. Detto questo, da un punto di vista della... se sappiamo come funzionano i grip, tra German, il French è un discorso un po' a parte, parliamo adesso di German e traditional. Tra German e traditional, se la domanda fosse quante cose posso fare in German e quante cose posso fare in traditional, la risposta è esattamente le stesse, tranne che per una cosa. È per quello che in generi dove si fa un uso maggiore di dinamiche, che sono generi che sono più monodinamici, il traditional è più sensato. Perché? Perché il traditional, grazie alla posizione, offre più angoli d'azione. Una cosa che suonare anche con la punta. Una cosa che mi disse Steve Smith, che gli disse Gruber, che poi si traduce in un esercizio, era questa osservazione. Gruber un giorno disse a Steve Smith: osserva i batteristi nelle foto, nei video, i batteristi degli anni 40-50 hanno questa posizione come se fosse una V che va dentro la cassa, perché Gruber parlava molto dell'utilizzo della gravità, di imparare a scaricare, guarda Ged, verso il basso, scaricare a terra, perché la terra, che è il punto dove arrivi attraverso la gravità, è la sede, diventa la sede della pulsazione. Quindi imparare a suonare
dentro il beat, non contro il beat. Quello meriterebbe una puntata a sé tutto sto ragionamento. Adesso fermiamoci a traditional grip. Ok, Sì, comunque. magari faremo poi un appuntamento dedicato a quello. Allora, perché il traditional grip da un certo punto di vista è il più facile da usare? Perché se usiamo la bacchetta... Allora, partiamo dal punto... Oggi tanti, partendo appunto dal video di Jojo Meyer che parla di balance point, fulcro, seesaw vuol dire dondolo in inglese, si sa che la bacchetta, invece che tenuta qua dietro come facevamo una volta, se la teniamo nel suo balance point, nel punto di bilanciamento ottimale, che è circa a questa altezza, no? Dove c'è la L di Lantec più o meno. Tra l'altro le bacchette Lantec che noi usiamo e di cui sono fiero endorser sono la ragione perché ho scelto di usarle in maniera così convinta è perché sono bilanciate in modo tale da favorire questo tipo di approccio, perché se usiamo il dondolo ci vuole peso da entrambi i lati. Quindi quando pensiamo alla bacchetta che vogliamo utilizzare non è solo quanto pesa, quanto è lunga, quanto è corta, eccetera, eccetera, ma anche dove è messo il peso. La prima volta che ho preso in mano le bacchette Lantec ho sentito il bilanciamento ottimale per usare entrambi i lati della bacchetta. No? Detto questo, se vogliamo usare la bacchetta come leva e quindi sfruttare il balance point, in traditional grip l'impostazione basica, naturalmente bisogna capire come funziona il grip e di questo ne parlerò nei dettagli, è così, tu poggi sopra la bacchetta, già fatto. Infatti, per chi, come dicevi tu prima, Lucchini, insegnava in questo modo, ci vuole pochissimo tempo imparare a fare questo. Già in French grip, dove la bacchetta oscilla sull'indice, devi trovare la posizione, devi imparare a separare il fronte dal retro, ci vuole una postura molto più articolata ed è meno immediato. Non dico che sia necessariamente difficile perché non lo è, ma questo è molto più immediato. German grip, che è il più comunemente usato, in realtà è il più difficile. Ora, mettiamola così, spero di essere chiaro. Il traditional grip è il più difficile se lo usi male, è il più facile se lo usi bene. Il German grip è il più difficile se lo usi bene, sì, è il più facile se lo usi male, perché il tipico ragazzino che prende le bacchette e stringe, intanto se prendo, io non so suonare in traditional grip di destra, non so fare niente, così posso fare qualcosa e con un minimo di esercizio allargando un po' le dita riesco ad avere un simil rullo doppio che mi permette di fare queste cose, no? Che quindi ho la sensazione che sto andando anche veloce, naturalmente è come dire non si capisce niente di quello che dici, non vai a tempo, perché il fatto è che quando si suona così stretto, a parte il suono che è pessimo, il problema è che stringi le note, le stringi proprio fisicamente e quindi si corre. Perché corro quando faccio i fill? Perché stringi i colpi. Se stringo i colpi, praticamente quello che accade tra una nota e l'altra, lo spazio. Cos'è lo spazio? Una distanza. Se io questa distanza la stringo, accelero. Se la allargo, rallento. Non ci vuole Einstein per capirlo. Quindi se io faccio dei movimenti stretti e rapidi, certo, non solo faccio fatica a un suono brutto e quant'altro, ma corro. Ok, quindi la meccanica corretta, a parte tutto, ci fa andare a tempo e questo non è poco se vogliamo fare i batteristi. Direi che è tutto. Ok. O buona parte, insomma. Perché il German grip è il più difficile? Perché per ottenere lo stesso tipo di agio, o meglio, facciamo così, perché è delle tre posizioni, è l'unica posizione dove il balance point è una parte della mano e il grip è un'altra. Il balance point è il dito medio, perché il balance point non può essere che il dito medio, perché per essere un punto di bilanciamento e o fulcro, la bacchetta, la leva, in questo caso la bacchetta come metafora della leva, deve poggiare sul balance point. Quindi se sono nella posizione tedesca, quindi col palmo rivolto verso con la mano che penzola in avanti e il pollice laterale, non può essere l'indice, dovrei girare la mano. Infatti in French grip sono sull'indice. Ok, medio. Ora, per i meglio informati si ricorderanno che tanti anni fa Dave Weckl realizzò un video dove parla di questa cosa e fa vedere questo esercizio che insegna a non fare questo. Quindi praticamente insegna a far oscillare la leva sul fulcro e la bacchetta sale per rotazione
della serie non esistono linee rette per rotazione. Ora il problema qual è? Che questo tipo di lavoro ci dà molta libertà rispetto a questo, però non ci dà abbastanza controllo, perché da solo il balance point non può fare anche da grip. Ci vuole il dito indice. Perché oscilla. Il dito indice, come giustamente dice Dave, fa da guida. Il problema è che quindi il grip e il balance sono due punti diversi. Il problema è che il grip richiede e fornisce controllo, il balance point richiede e fornisce libertà. Libertà e controllo sono forze contrapposte che non si piacciono e bisogna imparare a gestire questa gestione, altrimenti hai un difetto di grip o un eccesso di grip. Questo in traditional non esiste. Pum, fine. Non c'è questo contrasto. Fare veramente bene il German grip non è facile per niente. Magari un giorno parleremo anche di quello, ma adesso parliamo del traditional grip. Allora, molto interessante questa cosa. Dunque, innanzitutto, problema del traditional grip. Uso la mia stessa mano, la mia stessa sapienza ed esperienza, ma una muscolatura non allenata. Della serie non si nasce imparati, perché se io giro la bacchetta di qua posso sapere tutto quello che so, ma non ne becco una, perché la mia muscolatura non ne vuol sapere, perché ricordiamoci che il corpo ha le sue esigenze. Quindi il cervello dice ok, fai questo, 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 e il corpo dice quindi mi devi allenare a farlo. Certo. E quella è la parte tediosa. Quindi è con traditional grip inadeguato. La bacchetta è scomodissima, cioè mi sento scomodissimo, non riesco a ruotare la mano, non ho nessun tipo di agilità. Ok, passiamo di qua. Ma la cosa principale, che è l'errore di tanti che sono traditional grip, anche a un livello migliore di questo, è che la mano è un blocco unico. Se tu guardi la mano di Buddy Rich, osserverai una serie di componenti. Queste componenti nella didattica di Gruber, che era il migliore amico di Buddy Rich, quindi non poteva non conoscerne i segreti, sono stati migliori amici per tutta la vita, veniva sviluppata attraverso una serie di micro esercizi specifici per le varie parti. Quindi, se non ho capito male, Gruber ha separato, diciamo, ha analizzato bene quello che Buddy Rich faceva e ha separato i vari step per poter unire tutto in una tecnica. Perché Buddy Rich, allora, ha fatto un metodo che io sappia unico. Buddy Rich era un genio che quindi è nato così, sostanzialmente. Si dice che abbia studiato con Henry Adler, ma in realtà Henry Adler stesso ha detto guarda che io non gli ho insegnato proprio niente, perché la prima volta che la leggenda dice questo. Henry Adler, che era un batterista, un didatta famoso, ma era un batterista professionista che suonava nei locali, suonava, credo se non ricordo male, in un hotel fisso con un gruppo jazz, e i genitori di Buddy Rich portavano il giovane Buddy ad ascoltare Henry Adler, credo che lui avesse 10 o 11 anni se ricordo bene. E una volta dissero a Henry Adler se poteva far suonare il ragazzino e la leggenda vuole che lui disse non facciamo suonare i bambini. Alla loro insistenza lui lo fece suonare la batteria della serie, vabbè dai suona. Quando lo vide suonare, Henry Adler smise di suonare. Perché disse ho visto in quel bambino tutto ciò che io insegno da tutta la vita e che non sono mai riuscito veramente a fare, fatto molto meglio di come io lo capisco, lo spiego, e questo non sa neanche perché lo fa. Perché come diceva Gruber, nessuno come Buddy Rich aveva innata questa capacità di capire come funzionano le cose. Quindi talento puro. Talento puro, sì. Dal punto di vista il genio della fisicità. Gruber, come dicevo prima, è riuscito a separare i vari... Gruber ne ha fatto, come ti dicevo prima, gli inventori della didattica, no? Certo. È riuscito a tradurre in didattica quello che a codificare le cose che ha visto a Buddy Rich. Però c'è da dire un'altra cosa: Gruber da giovane studiò con i grandi, allora in primis, questo è importante da dire, la batteria come drum set nasce all'inizio del Novecento attraverso l'invenzione del pedale, questo lo sappiamo, ma naturalmente la percussione è molto più vecchia. Se parliamo della percussione militare si parla della Svizzera del 600 e chissà quanto prima. Quindi è ovvio che i primi maestri dei primi batteristi erano percussionisti, non potevano essere batteristi perché i batteristi non esistevano. Certo. E i percussionisti di che scuola? Di due scuole: la scuola militare, quindi la scuola rudimentale, che in America era di livello altissimo in quegli anni,
quindi la scuola dei Mahler, eccetera, eccetera, o la scuola classica. I grandi maestri, chiaramente tanti insegnavano in quegli anni, ma i più grandi maestri di allora, che erano maestri di mani, perché non c'era la tecnica di piedi allora, è arrivata dopo, erano Sanford Mahler, Billy Gladstone, George Stone, eccetera, eccetera, e poi loro allievi. Billy Gladstone era un percussionista classico che era considerato, con uno stile totalmente diverso, l'unico ad avere un livello di mani paragonabile a quello di Buddy Rich. Infatti Buddy Rich in un'intervista disse, perché Buddy Rich non era certo una persona, era sicuramente umile, ma non era modesto, non era uno di quelli che dicevano no, per carità, lui era convinto di sé, no? E diceva, io ho il rullo migliore del mondo, disse, tranne Billy Gladstone, che ha un rullo migliore del mio. Pare che Billy Gladstone avesse un rullo pressato che era talmente bello che la gente quando pressava guardava lui. Faceva un effetto calamita. Comunque c'era un quartetto di percussionisti classici a New York in quegli anni 30-40, che erano considerati dei fuoriclasse. Non mi ricordo, non vorrei dire stupidaggini, ma mi pare che li chiamassero proprio The Fantastic Four o The Fabulous Four, una cosa del genere, tipo i Beatles. Ed erano Billy Gladstone, Murray Spivak, Max Mann, che era il papà di Shirley Mann, e un quarto di cui in questo momento non ricordo il nome, ed erano i più bravi percussionisti classici che c'erano e li chiamavano a fare le cose più difficili. Questi diventarono tutti grandi insegnanti. Murray Spivak si trasferì a Los Angeles, dove fece un'altra carriera, divenne un rumorista per il cinema, vinse anche un Oscar per la colonna sonora di King Kong, quello originale, per i rumori, e fu il maestro di un sacco di batteristi di quell'area, tra cui fu il maestro di Louis Bellson, ma anche di Chad Walkerman, di un sacco, di Dave Garibaldi, tantissimi batteristi. Billy Gladstone fu anche lui il maestro di tantissimi, tra cui Joe Morello. Quindi, senza entrare i nomi sono tanti, ma senza fare tutto l'elenco di nomi, Billy Gladstone, Joe Morello, Sanford Mahler, Gene Chapin e così via. Quindi c'è la seconda generazione di insegnanti di mani, quelli che sono vissuti fino a 10-15 anni fa, appunto i Gene Chapin, i Freddie Gruber, eccetera, eccetera, i Joe Morello, così. Ora, quindi Freddie Gruber intanto studiò con Gene Chapin, la Mahler Technique, poi studiò con un altro grande percussionista classico che ha scritto diversi libri, che studiavo al conservatorio, che era Morris Goldenberg. Sì, c'è un metodo famosissimo esatto, quello lì. Vibrafono e xilofono. Mo Goldenberg, con cui studiò anche Bob Moses, tra l'altro, e studiò anche con Henry Adler, che cominciava a insegnare alcune delle cose di Buddy Rich. La differenza, allora questi sono tutti grandissimi maestri, sostanzialmente, e poi ci sono i Jojo Mayer, quelli che sono arrivati dopo, eccetera, eccetera. Da un punto di vista di come funziona la tecnica, dicono cose analoghe, anche se in modi diversi. La differenza che io ho trovato in Gruber è proprio la presenza di questo capitolo precedente, che non ho mai visto in nessuna didattica, neanche nel super esaustivo video di Jojo Mayer, Secret Weapons, dove ci sono tantissime tecniche. Manca quella che io chiamo la propedeutica, che è quella che Gruber insegnava, quella che lui chiamava the setup exercises, laddove setup in inglese sta per impostazione. Cioè lui aveva inventato, non so come, neanche i suoi allievi più vicini a lui sanno come, lui ha inventato questa serie di esercizi dove lavorava appunto sezionando la mano per aree specifiche, muscoli della mano, cioè. Ma perché lui aveva questo talento. Intanto, un'altra cosa da dire importante, Gruber, come tanti giovani di quell'epoca in America, era stato un ballerino di tip-tap, come Ged, perché si usava in quel periodo, era il periodo dei film di Fred Astaire, Ginger Rogers, eccetera, eccetera. Ballare il tip-tap vuol dire suonare swing col corpo. È il fraseggio dei batteristi dell'epoca swing, compreso Gene Krupa e Buddy Rich, assolutamente, Louis Bellson. Assolutamente. Sì. Se tu senti fraseggiare Gene Krupa quando fa sing sing sing, è sostanzialmente il fraseggio del tip-tap, certo, quell'utilizzo del corpo. Infatti usavano tecniche del tip-tap anche nei piedi. Però il valore quello che aveva Gruber rispetto agli altri, secondo me, come dire, genialità superiore, era che lui era per coincidenza intanto molto bravo a imitare le persone nei movimenti, quindi lui vedeva un batterista suonare e capiva il suo linguaggio del corpo.
2 era un appassionato di fisica, quindi ha iniziato a fare delle associazioni tra la fisica, era uno che studiava la fisica, e la fisica applicata alla percussione. 3 era un ballerino, quindi soprattutto per gli arti inferiori, lui usava tecniche della danza. Mi viene da dire che la cosa diversa tra i maestri classici e Gruber è che lui insegnava cose analoghe, ma per swingare. Certo. Ti insegnava a far swingare la bacchetta. Quindi quello che ho ottenuto e chi ha studiato con lui seriamente ha ottenuto, o ha studiato il suo sistema seriamente, è stato non solo tutto quello che cercavo, cioè molto maggiore agio, ho eliminato la rigidità, ho migliorato il suono, ma ho migliorato molto il senso del groove, il mio groove nei vari stili. Ho suonato meglio gli stili che già suonavo bene, ho suonato meglio gli stili che prima che suonavo meno bene, questo mi ha reso più versatile, ma soprattutto, e questo non me lo aspettavo, mi è cambiato l'orecchio, perché alla fine è un lavoro di pronuncia, perché lavori sugli spazi tra i colpi, e quindi dopo un po' di tempo, io ho chiesto conferma a Weckl e lui mi ha detto che ha avuto lo stesso tipo di esperienza, mi sono accorto che il mio modo di ascoltare il tempo era un po' troppo stretto. È come uno che parla una lingua straniera con un forte accento italiano, ma non se ne rende conto. E quindi mi è cambiato l'orecchio, mi è diventato un orecchio più internazionale. E questo è quello che per me ha più valore di tutto. Ma tornando al traditional grip, adesso cercherò di entrare nel vivo della cosa. Dunque, sono sostanzialmente 3 le parti della mano da sviluppare: il pollice, l'indice e l'anulare. Vediamo come funzionano. Allora, prima cosa, la più semplice cosa da dire è che nel traditional grip si lavora per rotazione. Quindi non esiste questo, su e giù, ma il su e giù avviene attraverso la rotazione. Quindi questo e questo sono la stessa cosa. Infatti certo. Vedi che le bacchette vanno su nello stesso modo. Infatti se ruoto la mano, certo. Quello che ti dicevo prima, traditional, French, German. Gruber diceva che c'è solo un grip, che è una cosa che non capivo all'inizio, poi ho capito cosa intendeva. Il grip è questo, quello che lui chiamava the fulcrum loop, l'incontro naturale del pollice con l'indice in questo primo taglio, perché se noi non capiamo come funziona la nostra anatomia e come funzionano le cose, non riusciamo a capire veramente qual è l'anatomia delle varie posizioni. Sono 3 i corpi coinvolti, il mio corpo, cioè il nostro corpo, la bacchetta che è un secondo corpo e la superficie d'impatto che è un terzo corpo, perché se non ci fosse una superficie d'impatto io non potrei fruire per esempio del rimbalzo, perché il rimbalzo è la bacchetta che viene spinta indietro per l'effetto di azione e reazione dalla superficie d'impatto, chiaramente se io lo permetto. Allora, quindi German grip, French grip, che è questo tipo di rotazione, traditional grip. Il pollice cosa fa? Il pollice innanzitutto è la sede del grip e anche la sede del balance, e quindi il pollice in parte può anche fare quello che si chiama il finger bounce. Ora, la posizione francese è quella che tanti dicono, e io concordo con questo, che è la posizione specifica per il finger bounce. Cos'è il finger bounce? Il rimbalzo delle dita. E cos'è il rimbalzo delle dita? È la possibilità di far oscillare la leva sul fulcro manovrandola dalle dita e non dal polso. Quando si usa, e questo è uno degli aspetti di quella che io chiamo la terza marcia, si usa per suonare delicato e veloce. Ma perché? Per ovvie ragioni. Le dita sono la parte più veloce dell'anatomia. Ed è ovvio che suonando solo con le dita non c'è il peso della mano o addirittura del braccio, quindi c'è meno massa coinvolta e un volume più leggero. Certo. Quindi non ha molto senso cercare di suonare piano così, come non ha molto senso cercare di suonare forte così. Naturalmente queste cose accadono, però poi la gente ha la tendinite o chissà cosa, perché non sa come funzionano le cose. Allora, i vecchi percussionisti rudimentali dell'Ottocento facevano il finger bounce in German grip così. Non so quando qualcuno disse facciamo come fanno i timpanisti e grazie al pollice opponibile facciamo questo. Quindi nel French grip le dita manovrano la bacchetta non da sopra
ma grazie al pollice opponibile da sotto. Dirò questa cosa e la ripeterò probabilmente perché voglio sia molto chiara. Questo è un primo aspetto importante. Tutto quello, e vedremo di cosa si tratta, tutto quello che noi possiamo fare con queste 3 dita nel French o German grip, da sotto la bacchetta, si fa nel traditional grip da sopra la bacchetta col pollice o più frequentemente ancora con l'indice. Allora, il pollice ha una sua possibilità di lavorare unitamente al polso o anche separatamente. Quindi uno dei primissimi esercizi che fanno fare in traditional grip è lavorare in questo modo. L'indice, che praticamente fa questa stessa cosa, è più agile e la bacchetta è anche più controllata se devo suonare un volume più basso. Naturalmente se voglio aprire è inutile che cerco di far così, ma tolgo l'indice e si apre l'angolo, no? E quindi suono più forte, però l'indice è più rapido. Ok, ora, prima di arrivare a ciò che può fare l'indice, vediamo cosa possono fare queste 3 dita. In primis, l'ho già detto e lo ribadisco, finger bounce. Il finger bounce è il rimbalzo solo dalle dita, da non confondersi con quello che si chiama fulcrum wrist bounce, che è il termine tecnico per definire quello che tanti chiamano il palleggio. Il fulcrum wrist bounce, come insegnava Henry Adler, è il rimbalzo che coinvolge il fulcro o grip e il polso. Quindi cosa succede? La bacchetta corpo 1, corpo 2, corpo 3. La bacchetta impatta con la superficie, la superficie dà una spinta alla punta, questa spinta viene trasmessa al fulcro e che poi lo trasmette al polso. E quindi questo è il fulcrum wrist bounce o palleggio in French grip, che molti confondono con questo. Le dita non c'entrano per niente, le dita seguono la bacchetta. Per arrivare al finger bounce, come funziona in German grip, rimbalzo, fulcrum, wrist. Non è questo, è questo. E diciamo che tutto il discorso Moller, di cui parlerò meglio tra un pochino, si basa sostanzialmente sul palleggio e sul fulcrum wrist bounce. Ma ritorniamo alle dita. French grip. Quando io faccio il finger bounce, io la chiamo la tecnica attiva delle dita. Cosa vuol dire? Che anche se sto sfruttando il rimbalzo, quindi sto facendo la minor fatica possibile, per ogni colpo devo articolare un movimento. Questo è quello che rende il rulla colpi singoli, forse il rudimento. Perché fanno le gare di quanti colpi si fa coi colpi singoli? Per un minuto, perché è il rudimento più difficile da mantenere per un lungo periodo, perché comunque devi articolare una nota alla volta. E un minuto sembra non passare mai quando fai questo. Ok. E questa è una tecnica nota quasi a tutti. Ma c'è un'altra tecnica che è forse la vera arma segreta del virtuosismo, che è quella che io chiamo la tecnica passiva, che è questa. Apparentemente sto facendo la stessa cosa di prima, ma in realtà no, perché quello che sto facendo adesso è questo. Sto lasciando la bacchetta, intanto la bacchetta ben posizionata nel grip in modo tale che risponda alle sollecitazioni nel modo corretto, perché l'impostazione quello è il corretto assetto tra le cose. La bacchetta la lancio, the throw, il lancio che è un altro termine che si usa nella didattica americana. Lancio la bacchetta contro la superficie. La bacchetta rimbalza più volte finché non si ferma, perché l'energia non è infinita. Dal primo impatto ci sono rimbalzi ampi che man mano diminuiscono fino a che la bacchetta si ferma, perché l'energia si esaurisce. Se io ho la giusta impostazione e il giusto assetto, questi movimenti della bacchetta vengono trasmessi alle dita sotto. Quindi le dita non le sto muovendo io, ma me le sta muovendo la bacchetta. Per quello la chiamo la tecnica passiva. È come se uno ti fa così sulla spalla. Quindi io non sto facendo assolutamente niente.
Buster Bailey della Juilliard School, un altro grande didatta e percussionista classico, parlava di throwing, lanciare la bacchetta. Quando si usa the throw, il lancio, ne parlerò, ma un esempio molto banale, up tempo. Questo è un esempio di lancio, throw, io non sto suonando le note. Sto lanciando la bacchetta e la sto lasciando rimbalzare in questo meccanismo di throw and catch, lancio e riprendo. Quindi ecco, faccio questo. E la presenza delle dita dà massa alla bacchetta in modo tale che possa suonare con definizione piuttosto che questo. Quindi controllarla. Controllarla perché la bacchetta deve essere ben bilanciata su tutta la mano, se no suona così. Mentre la possibilità di sfruttare la tecnica passiva e attiva mi permette non solo di avere definizione dei colpi, ma di poter anche suonare in maniera molto definita e fraseggiando se devo suonare a tempo. Come funziona in traditional grip? Questo è il lancio, la bacchetta si muove, come vedi, da sola, e mi muove l'indice. Non sono io a muovere l'indice. Quindi l'indice sta appoggiato alla Sta bacchetta. appoggiato, rilassato, e la bacchetta e lo muove da sente sotto. tutti i rimbalzi. Assolutamente sì. Ok, Quindi, percepisce tutti i rimbalzi. ancora una volta, quello che avviene da sopra a sotto, qua avviene da sotto a sopra. Quindi se non sapete, questo è un suggerimento, quando non avete chiaro come funziona il traditional grip, osservate ciò che fa la destra e capovolgetelo. Quindi ancora una volta, questo sono io che attivamente muovo la uso la bacchetta, questo è finger bounce. E infatti la bacchetta non si ferma finché io non mi fermo, perché sto facendo un movimento alla volta, dopo mezz'ora sono stufo e mi fermo. Ma il throw, il lancio, a seconda della velocità del lancio, i rimbalzi sono più o meno grandi e veloci. Ora, questo cosa mi permette di fare? Ci entrerò meglio dopo quando parlo delle varie tecniche. Quindi, altra cosa quindi questo è cosa può fare l'indice, ma andiamo avanti, cosa posso anche fare in German grip? Il famigerato push and pull, cos'è? Apri e chiudi, e se impariamo a farlo correttamente, invece di cercarlo di fare sforzandoci, impariamo a usare la gravità. Quindi quello che viene chiamato push, cioè spinta, in realtà è una caduta. Infatti un esercizio gruberiano dei primissimi è questo: quello lo ricordo. Rilascio, release and catch, perché impari a usare la gravità e a lasciare cadere la bacchetta. Se questo impari a metterlo a tempo, senza grip, difficile da controllare, sicuro. all'inizio è molto difficile da controllare, ma se riesci a farlo così, quando poi metti il grip, diventa molto facile, perché sfrutti la gravità e il rimbalzo. Quindi non fai tutto tu, collabori con la bacchetta, quindi corpo 1 che collabora col corpo 2 che collabora col corpo 3. Ora, il push-pull, chiamiamolo così perché è il nome più noto, Gruber lo chiamava The System, o Throw and Catch, o Release and Squeeze, ci sono vari nomi, e faccio cadere la bacchetta e la riprendo dall'alto verso il basso. Abbiamo detto che di qua non ci sono movimenti verticali, ma circolari, quindi la caduta è questa. Questo è il mio far cadere la bacchetta, vedi? Qua diventa questo. Quindi l'equivalente di questo diventa questo, con l'indice che slitta lungo la bacchetta. E così come quando vado veloce in German la bacchetta diventa parallela al pad, la stessa cosa avviene qua. Ma quello che non si capisce è che anche qua si usa la gravità. Quindi si cerca di fare questo con grande fatica, ma in realtà bisogna imparare a rilasciare e riprendere la bacchetta. Finché un po' alla volta, ti assicuro che con alcuni allievi particolarmente dediti ho avuto risultati analoghi ai miei in 3 lezioni. Porca. Gente che ha studiato per anni, ma perché non sbloccava i meccanismi. Ora non dico che accade con tutti, ma molto di frequente.
Di recente con un ragazzo che studia con me al Conservatorio di Catania, stiamo facendo lezioni online, alla terza settimana faceva tac, 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 e non sapeva neanche, 3 settimane prima non sapeva neanche di che si trattasse. Quindi non ci sono miracoli, bisogna solo capire come funzionano le cose. Ora, andiamo avanti. Il meccanismo, questo è ancora meno ovvio. Il problema dell'approccio corretto è che non è necessariamente intuitivo, a volte è controintuitivo.